Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Chiacchierando con Svalb. Siamo qui oggi per fare un breve resoconto di tutto quello che è successo in queste prime 2 settimane. E devo dire che ne sono successe davvero di tutti i colori qui, a partire dai topi che mi sono ritrovato qui nel condotto dell'aria, ahimè. E vabbè, faremo un video dedicato anche a questo se volete. E niente, a parte questo parleremo di progetti futuri, parleremo di queste 2 cover che sono state fatte finora e di tanto altro. Via con la sigla. Chiacchierando con Sval. Rieccoci qui. Spero vi sia piaciuta questa nuova sigla, fatemi sapere nei commenti. Inizierei questo video con uno speciale ringraziamento a tutti coloro che mi stanno seguendo, che mi stanno supportando, che mi stanno dando consigli. E è vero che questa community è ancora piccolina, ma ho grandissima fiducia nel fatto che andrà crescendo. Grazie a voi e al vostro supporto. E anch'io ci metterò il mio cercando di pubblicare con continuità e soprattutto strada facendo cercheremo sempre di migliorare la qualità dei video sia dal punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista tecnico. Buttarmi su YouTube e su Instagram, devo dire la verità, non è stato per niente facile, anche perché, lo ammetto, io non sono mai stato un grande fan dei social media. È stata una sfida che si è resa abbastanza necessaria, visto il mio progetto. Avendo un progetto musicale, sarebbe impossibile non avere a che fare con un pubblico, quindi mi sembra il modo migliore di iniziare. Una delle maggiori sfide per me è stata proprio quella di mettermi qui a parlare da solo davanti ad una telecamera, che sì, veramente può fare un po' strano per chi come me è abituato al dialogo, è abituato a ricevere risposte quando parla. È strano, ma devo dire che mi sta aiutando a sciogliermi piano piano. Anche il fatto di immaginare che in realtà non sto parlando a una telecamera, ma sto parlando a voi, sto parlando al mio pubblico. Quindi è una sfida che sicuramente va a essere utile. Parliamo adesso dei contenuti che sono stati pubblicati finora sul canale, delle 2 cover. La cover di Intro Dub di Francesco Di Bella, che è una canzone che amo tantissimo e sono contentissimo perché ho ricevuto un sacco di complimenti, specialmente per quanto riguarda l'emotività, le emozioni che sono riuscito a trasmettere, che era proprio ciò che desideravo, ciò che volevo di più. Chiudo gli occhi e mi invento sta pace. Resto scuro più forte una luce. Rindo quello mi sento un fuoco che non va a sfugare. È una canzone che originariamente era un pezzo dub, come suggerisce il nome. È uscita nel 1997 nell'album Loop dei 24 Grana. Dopodiché Francesco Di Bella ha riproposto questa canzone nel 2013 nel suo album Francesco Di Bella e Ballads Café e devo dire che questa seconda versione mi ha fatto innamorare ancora di più di questo brano, molto intenso, molto introspettivo e anche poetico, devo dire la verità. Fritto su roda, con camera a bomba. Luce più luce, sangue non pronta. Mangia come cadendo insalata. Peste, coraggio, paure guarda. Non sono cresciuto senza ciata. Sono chi le robe in una saccia smerciano. No. Per quanto riguarda la seconda cover pubblicata, Lucky dei Radiohead, devo dire che ho ricevuto qualche piccola critica che all'inizio può avermi fatto un po' male, come è giusto che sia, ma ripensandoci sono estremamente contento delle critiche che ho ricevuto perché vuol dire che a fianco a me ho un pubblico e degli amici sinceri che mi dicono le cose così come stanno e mi hanno fatto valere ancora di più i complimenti che invece avevo ricevuto per quanto riguarda il primo video. Perché ho ricevuto queste critiche? Io direi che innanzitutto perché questa canzone è stata girata in maniera un po' frettolosa, è mancata un po' di emozione, non sono riuscito a metterci le stesse emozioni che ho messo nel primo video, anche dal punto di vista tecnico non era perfetta, quindi diciamo che è giustissimo così,
cercheremo di migliorare più avanti, ma dai, chi è che non fa qualche piccolo errore alla fine? Spero di portarvi sempre più contenuti di qualità sempre crescente, però perdonatemi qualche piccolo svarione che lo fanno tutti. The end of Spain has gone for me, Monday. But I don't have time for him. Tra l'altro mi è dispiaciuto molto perché sono molto legato anche a questa canzone. È una canzone che mi ha fatto conoscere mia madre, che è fan dei Radiohead da prima di me. E niente, amo molto questa canzone sia per questo motivo personale, sia per i significati che nasconde, sia per le stupende melodie che Tom York riesce a creare. E quindi mi è dispiaciuto non portarvela al meglio. Infatti credo che questa canzone verrà riproposta in futuro, magari perché no, con il pianoforte. Bene, arrivati qui, io risponderei ad una domanda che mi è stata fatta da diverse persone che mi seguono. Ma perché stai pubblicando cover e non le tue canzoni? E la risposta è semplice. Innanzitutto perché vorrei far crescere prima un pochino questa community, vorrei avere un minimo di seguito. Non parlo di numeri pazzeschi, però non vorrei pubblicare le mie canzoni su un canale abbandonato, tra virgolette, ma vorrei pubblicarle su un canale attivo, con una community attiva, in cui ci sono persone che mi seguono e che quindi nel momento in cui vengano pubblicate queste canzoni inedite ci sia un pubblico, ci sia un qualcuno che le ascolta. Quindi niente, facciamo crescere questa community e presto vedrete anche gli inediti. Per quanto riguarda i progetti ci sono delle grosse novità. Vi avevo parlato nello scorso video del progetto con Ruben in napoletano, del concept album che sto scrivendo, che è quasi completo. Ma la grossa novità sta nel fatto che ho deciso di pubblicare, prima di questi altri progetti, un singolo. In realtà saranno 2 canzoni in italiano. Questo perché? Perché ci tenevo moltissimo a pubblicare queste 2 canzoni, che sono state scritte un po' nello stesso periodo e hanno dei significati molto potenti, interessanti e profondi che volevo condividere con voi, e quindi ho sentito l'urgenza di pubblicare queste canzoni, anche per farvi iniziare subito a conoscere qualcuno dei miei lavori senza dover aspettare il lavoro grosso, tra virgolette, che è quello del concept album. E quindi niente, ringrazio tantissimo a chi è arrivato alla fine di questo video. Un saluto, un abbraccio, un bacio a tutti e a tutte e ci vediamo alla prossima. Ciao!